Ci sono trasformazioni che hanno cambiato la storia dei manga. Da una parte l'ultra istinto di Goku, la calma assoluta, l'apice delle arti marziali. Dall'altra il Gear 50 di Luffy, il caos, la libertà totale, la fantasia che diventa realtà. Due visioni opposte nate da due dei mangaka più geniali di sempre. Ma se queste due forze si scontrassero, chi uscirebbe vincitore? Piccola parentesi, tutte le informazioni che sentirete in questo video vengono da ricerche che ho fatto sul web, contenuti da altri creator, fonti ufficiali e varie teorie che circolano online. Lo scopo è diffondere queste notizie in modo semplice e concreto, ma sono sempre aperto a qualsiasi opinione diversa. Quindi fatemi sapere la vostra nei commenti. Ah, e se il video vi piace, oltre al solito like tattico e il commento, c'è una nuova sezione. Cliccate su Hype per portare questo video in tendenza. È un modo semplice per supportare il canale. Procediamo con il video. L'Ultra Istinto e il Gear 50 sono due trasformazioni che hanno segnato una nuova era per gli anime. Goku, il guerriero che raggiunge lo stato degli dei, capace di muoversi senza pensare. Luffy, il guerriero della liberazione, che trasforma la lotta in pura fantasia. Ma per capire davvero quanto sono diversi, dobbiamo prima scoprire le origini delle loro trasformazioni. L'Ultra Istinto nasce da un'idea precisa di Akira Toriyama. Piccolo aneddoto: inizialmente aveva pensato di dare i capelli bianchi al Super Saiyan Blue, ma poi ci ha ripensato, perché nel prossimo arco avrebbe introdotto Zamasu, che aveva già i capelli bianchi. Allora disse: ok, li tengo da parte per qualcosa di speciale. E boom! Anni dopo arrivò l'Ultra Istinto. Il design è stato realizzato insieme a Toyotaro e alla Toei. Prima la forma incompleta, il presagio, poi quella completa con i capelli argento e aura angelica. Ma l'Ultra Istinto non è solo estetica, è filosofia. I movimenti avvengono senza pensiero, pura reazione. È l'ideale, scusatemi per la pronuncia, zen del Hu Wen, la non azione, dove la perfezione nasce proprio dall'assenza del controllo. Ovviamente ci sono anche i limiti. Consuma energia a raffica. Goku non riesce a controllarlo sempre e dopo un poco il corpo lo tradisce. Insomma, potere divino sì, ma con scadenza rapida. E ora passiamo a Luffy. Oda ha rilevato un'intervista che voleva disegnare il Gear 50 da tantissimo tempo. La sua idea era semplice: riportare nei manga quella follia cartunesca che col tempo si era persa. Sapete a cosa si è ispirato? A Tom e Jerry. Letteralmente ha detto: pensate al Gear 50 come se avessi disegnato Tom e Jerry. E non scherzava. Il Gear 50 è il risveglio del vero frutto di Luffy, l'Ito Hito no Mi, modello Nika. Con questa forma diventa il dio del sole, il guerriero della liberazione, e combatte con totale libertà. Può trasformare il terreno in gomma, piegare la realtà, recuperare energia con i tamburi della liberazione, ed è praticamente la personificazione della fantasia. Il lato negativo? Lo consuma in pochissimo tempo, lo fa invecchiare temporaneamente e il rischio della sua vita è reale. Ma se l'Ultra Istinto rappresenta il vuoto mentale, il Gear 50 è esattamente l'opposto. È il massimo dell'espressività, della creatività e del caos. Adesso passiamo a un aspetto che spesso viene sottovalutato, ma che in realtà è fondamentale per capire queste due trasformazioni: le colonne sonore. Perché sì, la musica non accompagna soltanto l'azione, ma racconta la filosofia dietro ciascun potere. Partiamo con l'Ultra Istinto. Norihito Sumitomo, compositore di Dragon Ball Super, ha creato un tema che riflette perfettamente il concetto zen di questa trasformazione. È una musica minimalista, costruita sul principio del meno e più. Gli archi disegnano melodie leggere e fluide, come se seguissero i movimenti naturali di Goku. Gli ottoni compaiono con discrezione, giusto per sottolineare i momenti di tensione, ma senza mai esagerare. E le percussioni regolari, quasi ipnotiche. Ricordano il battito cardiaco rallentato di chi si trova in uno stato di meditazione profonda. L'effetto è chiaro: l'Ultra Istinto non è caos, ma ordine assoluto, movimento senza sforzo.
E poi c'è il contrasto con l'Ultimate Battle, il brano che spesso accompagna le scene più intense. Qui il ritmo diventa frenetico, le voci gridano onomatopee che sembrano colpi di battaglia, eppure l'energia rimane sempre sotto controllo. È un paradosso affascinante, calma interiore e azione esplosiva che convivono insieme. Passiamo ora al Gear 5 e ai famosi tamburi della liberazione. Kohei Tanaka ha adottato un approccio opposto. Invece del minimalismo ha scelto il massimalismo, il tutto è possibile. Il ritmo dei tamburi ricorda le percussioni del carnevale brasiliano. Samba, forró, frevo, pura festa, pura libertà. È musica che non ti lascia fermo, che ti spinge a muoverti. La struttura è caotica, imprevedibile, accelerazioni improvvise, pause drammatiche, esplosioni sonore. Proprio come Luffy, che nel Gear 5 rompe ogni schema e combatte seguendo solo la sua immaginazione. E attenzione, i tamburi non sono solo strumenti. Rappresentano il battito cardiaco di Luffy trasformato. Ogni colpo scandisce il ritmo della sua liberazione, fino all'esplosione finale, che simboleggia la gioia assoluta di essere liberi. In sintesi, abbiamo due filosofie sonore opposte. L'Ultra Istinto comunica trascendenza e perfezione attraverso la calma. Il Gear 5 trasmette ribellione, energia sfrenetica e libertà totale. E proprio questo rende entrambi le colonne sonore iconiche. Basta sentire le prime note del corno dell'Ultra Istinto o il ritmo dei tamburi della liberazione per riconoscerle subito e sentire i brividi lungo la schiena. Immaginate ora lo scontro. Primo scenario, Goku parte all'attacco con riflessi divini. Luffy viene colpito? Non proprio, perché trasforma il colpo stesso in gomma e la battaglia diventa subito imprevedibile. Secondo scenario, Goku da lontano usa la sua onda energetica. Ricordiamo che Goku con l'Ultra Istinto può distruggere interi universi. Vi ricordate la scena della battaglia con il Super Saiyan God con Beerus? Immaginate con l'Ultra Istinto sarà peggio. E invece Luffy non arriva a quei livelli, ma potrebbe piegare la realtà stessa e ridurre la potenza di un attacco trasformandolo in qualcosa di ridicolo. Il terzo scenario. Qui Goku ha il problema della durata. E Luffy pure. Quindi è una gara a chi crolla prima. Il punto è che Goku rappresenta la perfezione marziale, mentre Luffy rappresenta l'imprevedibilità assoluta. E in uno scontro il fattore sorpresa è molto decisivo. E qui entra la parte più interessante. Non è solo un confronto di power level. Toriyama con l'Ultra Istinto ha creato un potere che elimina l'ego e la personalità per arrivare all'efficienza massima. Oda con Gear 5 ha fatto l'opposto, ha amplificato la personalità di Luffy al massimo, rendendolo un dio buffo e libero. Uno punta al controllo totale attraverso il vuoto, l'altro alla libertà totale attraverso l'immaginazione. Due modi opposti di intendere il potere, due versioni creative completamente diverse. E signori, siamo arrivati alla fine del video. Quindi chi vincerebbe? Se guardiamo i numeri, la scala distruttiva e la velocità, Goku con l'Ultra Istinto sarebbe intoccabile. Ma se pensiamo alla fantasia, alla versatilità e l'imprevedibilità, il Gear 5 di Luffy potrebbe ribaltare tutto con una sola trovata assurda. E adesso tocca a voi. Voi da che parte state? Team di Goku o team di Luffy? E soprattutto con quale mossa immaginate che si chiuda questa battaglia da sogno? Scrivetelo nei commenti perché sono molto curioso di sentire il vostro punto di vista. Siate liberi di dire quello che volete, appunto come Luffy. Ma prima di salutarvi vi voglio parlare dello sponsor di questo video. Sicuramente ci avete fatto caso a questa maglietta da tema One Piece Zoro, che è fantastica, che la metto quasi tutti i giorni, non solo questa ma anche le altre magliette che mi hanno spedito quelli di Pumpling. La prima cosa che dovete fare ragazzi è seguirmi su Instagram, ma anche per essere aggiornato sulle loro promozioni, come anche in questo caso è uscita questa nuova maglietta a tema Chopper. E al checkout dell'acquisto, se usi il mio codice EMA, avrai anche un paio di calze in omaggio. Guarda, 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 qualcuno è arrivato fino alla fine del video. Lo sai che non è una cosa scontata. Oggigiorno è difficile che qualcuno ha una soglia di attenzione così alta e ti voglio ringraziare di vero cuore e ti chiedo di commentarlo nei commenti che sei arrivato fino alla fine. E se vuoi ancora la mia compagnia, ti propongo questi due video. A te la scelta. Puoi vedere un cortometraggio o il video precedente su un'altra curiosità, in questo caso del Saiyan dimenticato. Di che cosa parlo all'interno di questo video? Sta a te scoprirlo. Cliccaci sopra.